Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo la Radiolink AT9S. In una serie di video precedenti avevamo visto il suo predecessore, che è la Radiolink AT9. Chi non l'ha visto può cliccare qua per andare a vederlo. Infatti questo video non è una recensione vera e propria, ma un video per spiegare le differenze tra questa radio e il suo predecessore, che è l'AT9. Infatti, come potete notare, l'aspetto di questa radio è quasi uguale all'altra radio, ma non solo, anche il software all'interno per quanto riguarda l'interfaccia dell'utente è uguale, identica. Gli switch sono uguali, è tutto uguale. Hanno aggiunto solamente qua questo pezzo di spugna per bloccare un'eventuale batteria. Come vedete qua, io ho messo una batteria LiPo, però quello che vi danno con questa radio in realtà è questo, per mettere delle batterie stilo. Vi danno anche assieme una spugna adesiva. Non ho capito per quale utilizzo, poi chiederò, vi farò sapere, o se qualcuno di voi lo sa ce lo faccia sapere giù nei commenti. Nella scatola troviamo anche una ricevente adatta a questa radio, che è la R9DS. Infatti la R9D non funziona con questa radio. Tutte le versioni precedenti, i riceventi che sono della Radiolink, non funzionano con la versione S. Invece il contrario, che è questa, la R9DS, funziona con tutte le versioni precedenti della Radiolink. Colgo l'occasione anche per farvi vedere questa ricevente minuscola. Infatti vedete che il mio più o meno è come il mio dito, è veramente minuscola. Questa ricevente è la R6D, che non funziona con la AT9S, ma funziona con la AT9 o anche AT10. Infatti devo dire che l'impegno di Radiolink a produrre dei prodotti a seconda delle esigenze di noi modellisti è lodevole. Infatti producono anche l'R6DS, che funziona con la AT9S, ma c'è anche in progetto, forse il mese prossimo, l'uscita con una ricevente super minuscola, molto piccola, che sarà la R6DSM, che funzionerà con la AT9S, ma anche la AT9 o anche la AT10. Questa ricevente funziona sia in PWM ma anche in PPM. Invece quella che vi dicevo, che è la R6DSM, funzionerà in S-Bus e avrà 10 canali, non 6 canali come questa ricevente. La differenza fondamentale tra questa nuova versione, la AT9S e la AT9, è il fatto che questa radio trasmette in FHSS, a differenza della vecchia radio AT9 che trasmetteva in DSSS, che potete andare tra l'altro a vedere in questo video qui. Qual è il vantaggio? Adesso il mio computer, come potete notare, sta scannerizzando la banda del 2,4 GHz e vedete che non c'è quasi nulla. Adesso accendo la radio e vediamo cosa succede. Come potete notare, la radio trasmette su quasi tutta la banda. Adesso qui ha finito la scansione, rinizia da questa parte e vedete che trasmette in DSSS e file hopping. Praticamente il hopping è saltare da una frequenza all'altra, e questo evita le interferenze, perché sfrutta tutta la banda, e se c'è qualcuno che sta trasmettendo su una porzione della banda, comunque questa radio sta sfruttando anche un'altra porzione della banda sulla quale non c'è interferenza, e questo minimizza le interferenze e fa di questa radio una radio molto solida dal punto di vista di affidabilità del segnale. Ecco, questa per esempio un'altra scansione istantanea della banda 2,4 GHz prima di accendere la radio. Adesso accendiamo la radio e vedrete come sfrutta tutta la banda. Vedete che
praticamente non si limita solamente a un posto, ma si prende tutta la banda, facendo saltare le trasmissioni su varie frequenze nello stesso momento. Ecco, adesso apriamo la radio per vedere la qualità di fabbricazione di questa radio, visto che l'altra volta non l'abbiamo aperta per evitare di allungare troppo il video. Andiamo a vedere per esempio qua i cavi sono in silicone e questa è una cosa molto positiva, perché muovendo gli stick i cavi si muovono. Se non sono in silicone potrebbero sforzare sulle saldature e quindi col tempo rovinare le saldature. Per quanto riguarda le saldature, andiamo a vedere la qualità delle saldature. Si potrebbe fare molto meglio, secondo me. Probabilmente chi ha saldato qua ha utilizzato una pasta flussante non molto di qualità, o probabilmente uno stagno non molto idoneo alla temperatura che ha utilizzato. Infatti vedete che non sono arrotondate e alcune non sono per niente luccicanti, come questo qua per esempio. Però per quanto riguarda le parti che si muovono, per esempio sia su questa parte qua del potenziometro dello stick, ma anche su questa parte qua hanno messo della colla. Questa è una cosa positiva, perché evita la desaldatura dei cavi dai potenziometri. Insomma, devo dire che non ci si può lamentare della manifattura di questa radio, specialmente per il prezzo che si paga. Però il motivo per il quale ho aperto questa radio è un altro, in quanto la Radiolink mi ha informato che hanno cambiato la PCB della radio, quindi non è la stessa PCB della radio vecchia, apportando alcune migliorie. Una di queste migliorie è il consumo della radio. Infatti con una batteria a 3 celle la radio consuma 90 mAh, e questo significa che con una batteria come questa da 1300 mAh, 1300 diviso 90, la batteria dovrebbe durarvi 14 ore, e questo è veramente ottimo, non è da poco, non è da sottovalutare. Per quanto riguarda invece la potenza della trasmissione radio, è rimasta uguale alla AT9, che corrisponde a 19 dBm. Questo consumo della radio è stato migliorato grazie a un microchip, un SMPS, che è stato montato all'interno, che oltre ad abbassare il consumo della radio diminuisce anche le interferenze. Chi ha visto il video precedente sulla AT9 ha sicuramente notato la bassa latenza e quindi la velocità di quella radio. Questa radio è dichiarata ancora più veloce, infatti ha un jitter regolare di 0,5 microsecondi e un massimo di 1,84 microsecondi. Purtroppo non ho degli strumenti per poterla misurare, però visto che abbiamo visto già la velocità della AT9, questa sicuramente ha un quarto di latenza rispetto all'altra e un sesto di latenza rispetto alla FrSky, quindi ha una latenza molto minore rispetto alla FrSky e tante altre radio. Per tutto il resto questa radio è uguale, identica alla Radiolink AT9, infatti ha lo stesso problema di riflesso dello schermo, infatti si vede poco nella sottosole, e questo a causa dello schermo colorato. Ovviamente se avete delle domande o dei dubbi potete lasciarli giù nello spazio commenti e vi rispondo appena possibile. Ringrazio Radiolink e Banggood per aver collaborato insieme e per mandarmi questa radio anche prima di uscire da testare e recensire, e vi lascio come al solito il link per l'acquisto o per controllare anche le altre specifiche delle quali non ho parlato in questo video sotto nello spazio dedicato alla descrizione del video. Se vi piace questo video non dimenticate di cliccare sul tasto mi piace, e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.